Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti sul canale per chi passa per la prima volta sotto questo contenuto, pronostici di questa 23esima giornata di Serie A. Ovviamente per chi è nuovo iscrivetevi al canale se vi piace il contenuto con un bel like attivando la campanella delle notifiche e per chi appunto passa per la prima volta sotto questo video, diciamo che le caratteristiche dei miei pronostici sono sempre le stesse. 10 partite, 1 X o 2 i segni da poter mettere, 2 sole doppie disponibili, ovviamente sui 10 match. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, fate i vostri pronostici se vi va, vediamo le partite che appunto ci saranno in questa 23esima giornata e vi dico la mia. Partiamo. Lecce-Fiorentina. A Via del Mare, di semplice, non c'è mai niente né tantomeno di scontato, e c'è qualcosa. La Fiorentina pecca un tantino in fase offensiva, anche se crea una mole di gioco enorme, ma comunque è tutto fumo e poco arrosto. Il Lecce in casa, alti e bassi. Non è una formazione che dici devo andare a Lecce e molto probabilmente avrò vita dura cercando di strappare un pareggio, altrimenti vince la squadra di casa. No, però ci giochiamo qui, anzi non ci giochiamo qui la prima doppia perché ci sono delle partite dove diciamo è più consona la doppia. Vittoria della Viola 2, Lecce Fiorentina 2, Empoli Genoa. Ecco la partita dove appunto serve secondo me la doppia. X2, fiducia alla squadra di Gilardino perché l'Empoli è troppo altalenante nella doppia fase. Ho visto diverse partite anche con il cambio allenatore. Ha ritrovato ultimamente diciamo una fase di possesso che è anche piacevole talvolta da vedere, ma credo che Gilardino in base all'avversario quest'anno mi sta piacendo tantissimo e riesce comunque a trovare la quadra per metterti in difficoltà, al di là che tu ti chiami Empoli, ti possa chiamare Bologna, Napoli, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi X2, la prima doppia. Udinese-Monza. Udinese-Monza io metto 1 perché mi aspetto che l'Udinese qualche partita la vinca e non faccia la solita Udinese del 2-0 sopra, poi perdi la partita o al limite la pareggi, fai un grandissimo primo tempo e scompari nel secondo. È altalenante a livello di prestazioni anche durante la stessa partita la squadra bianconera di Udine. Non credo che il Monza riesca a vincere in casa dell'Udinese, quindi 1. Frosinone-Milan. Di Francesco affronta tutti quanti allo stesso modo, se ne frega altamente di mettersi lì dietro ad aspettare e tentare di strappare via il punto, palla a terra e cerca sempre comunque di offendere la squadra avversaria al di là del blasone che possa avere l'avversario o meno. Frosinone-Milan non è una partita semplice per la squadra di Di Francesco, seconda doppia ed ultima della giornata, X2. Bologna-Sassuolo 1. 1 perché credo che il Bologna sicuramente diciamo avrebbe avuto un periodo altalenante, non è che poteva continuare con i ritmi che ha avuto fino a un paio di settimane fa, ma è una squadra che comunque che sta sempre bene in campo, al di là che porti a casa la vittoria o meno. La vedo difficile per il Sassuolo, quindi per me Bologna-Sassuolo è 1. Torino-Salernitana 1, anche se la Salernitana mi è piaciuta con la Roma a livello offensivo e organizzativo, migliorata e sta migliorando di settimana in settimana, però dall'altra parte c'è un Torino che ha risolto, tra virgolette, i problemi in fase offensiva che ha avuto fino a un mese fa, che il Torino ha avuto fino a un mese fa una grandissima fase difensiva con una squadra bella quadrata, comunque con uomo su uomo, molta grinta e qualche calcio a centrocampo a livello di interdizione. È sempre stata una squadra maschia da affrontare. In avanti ha risolto qualche problemino a livello realizzativo e non credo che la Salernitana la spunti. Quindi Torino-Salernitana 1. Napoli-Verona, senza argomentarla, 1 perché c'è solo un risultato possibile. C'è solo un risultato possibile. Mi auguro che mi stiate sentendo, c'è solo un risultato possibile, i 3 punti, niente più.
Se non vinciamo con il Verona, allora bisogna seriamente vedere cosa fare e se sedere al limite il nostro presidente in panchina al posto di Mazzarri. Detto questo, Atalanta-Lazio, partita difficile, difficilissima da decifrare perché Sarri ci ha già insegnato che al di là del gioco che possa fare, palla a terra, eccetera, eccetera, possesso palla e tutto ciò che volete, talvolta si è anche messo sulla difensiva cercando di strappare via qualche punto ad una squadra che ti può mettere in difficoltà a livello territoriale, a livello di fiato, a livello di intensità, ecco, della partita. Quindi X tra Atalanta e Lazio, perché vedo secondo me una partita dove Sarri punti più a non perderla, ecco, che a conquistare 3 punti a Bergamo. Poi può darsi che mi sbagli. Inter-Juve. Inter-Juve per me è uno perché la società, Inzaghi, la squadra sa benissimo che questa è la partita della svolta per, a mio avviso, incassare questo 25%, 30 vai, dello scudetto che sarà. Perché comunque l'Inter ha una partita in meno, vincendo lo scontro diretto con la Juve, la partita in meno la devi sempre giocare e vincere, però a livello di classifica poi metterti già relativamente sopra fa un altro effetto e credo che l'Inter faccia di tutto per portare a casa i 3 punti. Ovviamente hai di là una Juve dove avrai un Allegri che farà di tutto per non farti passare, vedremo perché la partita di andata non è stata una partita dominata dall'Inter, è stata una partita dove l'Inter ha avuto il pallino del gioco, però Allegri si è difeso assolutamente bene, quindi partita difficile ovviamente per la squadra di Inzaghi, ma metto uno lo stesso. Roma-Cagliari, 1, terza vittoria di De Rossi, anche se non è la Roma di De Rossi, ma è solamente un inizio di Roma che vorrebbe giocare più palla a terra invece del disordine che c'era prima. Hai di fronte un Cagliari che a livello tecnico può essere anche discutibile nei confronti della Roma, assolutamente, però non credo che all'Olimpico finisca appunto in favore dei rossoblù tiranieri. Roma-Cagliari 1. Questi erano i pronostici di questa 23esima giornata di Serie A, li ripeto al volo e chiudiamo. Lecce-Fiorentina 2, Empoli-Genoa X2, 1 Udinese-Monza, X2 Frosinone-Milan, 1 al Bologna, Torino-Salernitana 1, Napoli-Verona 1, Atalanta-Lazio X, Inter-Juventus 1 e Roma-Cagliari 1. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, ci vediamo nel prossimo video, ciao!